Ciao, mi chiamo Cecilia e ogni lunedì staremo insieme e vi racconterò una storia di vita interiore. Se l'argomento vi interessa, vi consiglio di iscrivervi al canale perché ogni lunedì uscirà un nuovo video. Benvenuti e bentornati. Oggi parleremo di un argomento che è molto chiacchierato ultimamente, soprattutto sui social network. Parliamo di Frankenstein. Ovviamente non si tratta della recensione del film di Del Toro, ma di quello che sta dietro la figura, dietro la creatura di Frankenstein. Non mi piace tendenzialmente seguire la massa, quindi ovviamente adesso sono tutte recensioni, post, foto, frasi, eccetera. È immerso in me tanti di quegli argomenti di Frankenstein, della creatura, della sofferenza della creatura, che non potevo non condividerli con voi, anche perché mi sono veramente tanto ritrovata in lui. Tutto è partito poi in realtà non tanto dal film di Del Toro che è uscito un mesetto fa, ma da giugno del 2025. Infatti, per puro caso, tra virgolette, diciamo per sincronicità, mi sono imbattuta nel film della scrittrice Mary Shelley, Un amore immortale. Questo film mi ha fatto capire tante altre cose. Fatto sta che Mary Shelley narra proprio quello che lei ha subito nella sua infanzia, in quanto non ha avuto assolutamente un'infanzia facile e nemmeno un'adolescenza, anzi la sua vita è stata costellata di grandi tragedie purtroppo e quindi questo poi l'ha portata a scrivere proprio questo libro. Da qui io sono stata spinta a leggere il libro, che tra l'altro non ci sono riuscita per mancanza di tempo, ma che poi ho iniziato dopo aver visto il film di Del Toro, perché i segnali erano veramente troppi. Ancora purtroppo non l'ho finito. Arrivavano tutti questi segnali e io ovviamente non li ho ascoltati, nonostante esperienze pregresse io niente, andavo avanti. Fino a quando una settimana fa all'incirca ho visto il film di Del Toro. Lì si sono risvegliati in me tantissime cose, perché tante frasi che vengono pronunciate proprio dalla creatura mi hanno un po' fatto suonare dei campanelli interiori che avevo un po', diciamo, azzittato tantissimo tempo fa. E per questo motivo volevo condividere con voi il messaggio vero e proprio del film, anche se ci sono grandissime differenze tra il libro e il film di Del Toro. Partiamo dal fatto che Frankenstein, la prima cosa che mi è emersa e per cui io guardavo assiduamente erano proprio le cicatrici nel volto e nei polsi della creatura di Frankenstein. Mi chiedevo, certo, quelle cuciture, quelle suture hanno un significato molto più ampio. La prima cosa che è emersa durante la visione del film è stato proprio l'idea macabra di aver messo insieme pezzi di tanti corpi. Infatti mi sono chiesta, ma perché non hai preso un unico corpo umano e hai provato a dargli vita? No, prendere tanti pezzi di persone diverse e assemblarli insieme. In me ha risvegliato questo pensiero. Per me quelle ferite, quelle suture, quelle cuciture avevano un significato maggiore, ovvero mi sono vista anch'io con quelle cuciture addosso, anche se magari non le vediamo, in realtà mi sono sentita delle toppe, dei pezzi di carne che appartenevano ad altre persone. Che cosa voglio dire? Intendo dire che quelle cuciture che noi non mostriamo ma che abbiamo e che urlano non sono altro che le paure, le costrizioni, le regole che ci sono state imposte dagli altri. La nostra ferita, faccio degli esempi, da abbandono, la nostra ferita da rifiuto, la nostra paura di prendere un aereo, la paura di nuotare, non sono altro che paure che ci hanno addossato gli altri. Quindi noi portiamo dentro di noi pezzi delle altre persone. Se ci fate caso, i bambini quando crescono sono puri, non hanno paura di niente e in base a quello che noi gli facciamo credere per loro diventa una verità che si cuciono addosso e di conseguenza poi tramandano e ritramandano di generazione in generazione. Io l'ho vista praticamente così,
questo assemblaggio di corpi, tant'è che in un certo punto, ora faccio un po' lo spoiler, quindi se volete saltate, la creatura infatti dice di fare dei sogni diversi, di persone diverse, proprio perché i pezzi che lo compongono provengono da persone diverse e quei pezzi hanno registrato i traumi di quelle persone. Quindi lui rivede quei sogni e più o meno è la stessa cosa che succede a noi, anche se i sogni ci appartengono, quelle paure che noi vediamo nei sogni sono paure che ci sono state tramandate. Ovviamente tutti questi pezzi, un po' ovviamente sono i nostri, anche per le nostre esperienze dirette, ma molte ce ne sono state tramandate, tutto quanto compone noi. Come dice Aristotele, il tutto è la somma delle parti. Ovviamente lui è un po' più complicata come frase e non me la ricordo, però può essere riassunta così come la teoria della Gestalt, in cui noi vediamo gli altri e gli altri vedono ovviamente noi come un insieme, ma quell'insieme è composto da tante parti. Esattamente come quando andiamo da uno psicologo, iniziamo da un punto per poi piano piano comporre una storia di tanti pezzi che fanno la somma del tutto, ovvero noi. Anche perché la stessa creatura poi nel corso del film, come nel libro, fa emergere tante problematiche che sia in maniera indiretta, come ho detto prima, che in maniera diretta, perché lui subisce, vanno a formare quello che è il carattere stesso della creatura. Non voglio fare troppi spoiler, però è importante che vi dica alcune scene del film perché in questo modo io riesco a spiegare meglio quello che è emerso dentro di me. Cercherò quindi di riassumere in poche parole quello che è la scena. Ad un certo punto la creatura si rende conto che vivere è una grandissima sofferenza, non trova appagamento, non trova felicità e per questo motivo va dal suo creatore e gli dice: per quale motivo mi hai messo al mondo? Questa frase, quando l'ho sentita, mi si è spezzato il cuore, perché era una frase che in un periodo della mia vita molto 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 buio io dicevo ai miei genitori, quando io non avevo speranza, quando io non vedevo la luce, non trovavo me stessa, non capivo che cosa fossi venuta a fare al mondo. Ho urlato per tantissimo tempo a entrambi i miei genitori per quale motivo mi avrebbero messo al mondo. Per me era una scelta egoica, nessuno me l'aveva chiesto, è ovvio, nessuno me l'avrebbe potuto chiedere, anzi si fanno delle scelte secondo me prima di incarnarci, per cui comunque a prescindere o meno dovremmo venire al mondo. Però in quel periodo non avevo la consapevolezza di oggi e per me stare al mondo era una grandissima sofferenza, proprio perché non si capisce chi è e i nostri genitori, così come anche il creatore, non sa dare le risposte a quella creatura, non sa qual è lo scopo del perché sono venuti al mondo. Anche lo stesso dottore è venuto al mondo ma ha la necessità di essere riconosciuto. Sa perfettamente quello che vuole, ma in realtà segue un filone inconscio, quello di essere riconosciuto e visto dal padre. E c'è una grande differenza fra libro e film in questo punto, però io ovviamente in questo caso parlerò solo e esclusivamente del film. Per cui anche lui cerca una sua identità, cerca di emergere, cerca di essere un qualcuno in mezzo a tanti dottori, fare la differenza. E la creatura allo stesso tempo chiede la stessa cosa, sapere chi è, anche quando lui capisce la motivazione del perché è stato messo al mondo, le modalità in cui è stato messo al mondo, soffre tantissimo, perché ovviamente sa che è stato un esperimento e quindi rinfaccia tutto al proprio padre, un po' come ho fatto io tantissimi anni fa. Ma credo che chi mi stia ascoltando si possa ritrovare in queste parole, nei momenti di grandissimo sconforto, soprattutto nell'adolescenza, quando non si ha una strada, quando anche gli stessi genitori non sanno guidarti. Non è semplice e quindi vai in una profonda crisi perché non trovi il tuo scopo, non sai chi sei, non sai quali sono neanche le tue abilità ad un certo punto. Quello che però è maggiormente marcato nel film è il fatto che vengono tramandate delle caratteristiche
da padre a creatore a creatura. Una fra tutte è proprio il fatto che la creatura, quando viene rimessa in vita, o diciamo ancora meglio, prende vita, nasce proprio, anche se le sembianze sono quelle di un adulto, in realtà la creatura è esattamente come un bambino, deve comprendere il mondo, imparare a parlare, a scrivere, a leggere, a relazionarsi, e l'unica persona che ha è proprio il suo creatore. Creatore che all'inizio porta pazienza, gli insegna determinate cose, ma che ben presto emerge quell'odio profondo che lo stesso creatore si riporta dal proprio padre, perché ripeto, nel film il padre odia profondamente il figlio e la madre e pretende che il figlio possa avere determinate caratteristiche, diventi tale e quale al padre, quindi ha delle aspettative veramente altissime nei confronti del proprio figlio. Questo ovviamente, come dicevo all'inizio, viene tramandato, quindi anche lo stesso Victor Frankenstein tramanda alla creatura profondo odio perché non riesce ad imparare, non riesce a comprendere. Questo odio la creatura lo assorbe totalmente. Riportando questo odio non fa altro che generare ancora più rabbia, ancora più frustrazione, per cui è normale che, se pensiamo anche alla nostra vita, genitori che non hanno mai avuto pazienza, genitori che non ci hanno cresciuto adeguatamente, che non ci hanno fatto comprendere le emozioni che noi provavamo, ci portano poi a perpetuare queste modalità. Per esempio, anch'io, l'emozione più grande che io provo è la rabbia. Io tuttora non riesco ad incanalarla. Faccio veramente tanta fatica al punto tale che la rabbia, se non la esprimo, mi crea tantissima tensione a livello muscolare, ok? Questo perché da piccola ho sempre avuto problemi con la rabbia. Io già a 6 anni avevo tantissima rabbia repressa, me la prendevo con tutto e con tutti, soprattutto perché non avevo pazienza, non mi era stato mai insegnato a gestire la rabbia, non mi era mai stato insegnato a portare pazienza, e quindi anche qui capivo perfettamente invece il punto di vista del dottore, per cui perdeva con un niente la pazienza contro la creatura o che gli tramandava rabbia. Lo vedo anche con tutti i bambini e i genitori, di come si comportano. Io non ho figli, quindi non posso giudicarli, però in maniera obiettiva mi rendo conto che determinati comportamenti segnano i bambini. Allo stesso modo, quindi, come la creatura gli viene tramandata la rabbia, l'odio, il non riconoscimento, è ovvio che scaturiscono in lei la necessità invece proprio contraria, quella di trovare amore, di appartenere a qualcosa o a qualcuno, e penso che questo lo possiamo ben comprendere. Tutti noi, per pur di essere amati, riconosciuti e visti, ci adattiamo alle regole del gruppo, alle regole della famiglia, degli amici. È una cosa innata dentro di noi abbiamo bisogno dell'altro, perché l'altro ci fa da specchio ed è l'unico modo per poter dire a noi stessi che esistiamo, che abbiamo un valore, come quando ci vengono scelti in una relazione sentimentale oppure veniamo lasciati. Quel riflesso se ne va e noi non l'abbiamo più e quindi non sappiamo più chi siamo. Quando l'altro si sposta noi cadiamo, ma cadiamo perché? Perché non c'è più quel riflesso che ci rimanda a noi stessi, a capire chi siamo senza quello che ci ruota intorno. Come è successo a me, comprendere chi sono nelle relazioni sentimentali, e anche qui farò un video, comprendere quello che sono adesso senza il mio vecchio lavoro, e anche qui vi lascio il video inerente all'argomento. Se voi vi chiedete veramente io chi sono, avete una risposta? Io non credo. Provate a farvi questa domanda. Chi sono io? Togliendo le relazioni sentimentali, i figli, soprattutto il lavoro, le dinamiche familiari, spogliatevi di tutto. Ovviamente, passando da questo argomento, è inevitabile finire in quello del perdono, in quello dell'accettazione di sé, in cui anche qui nel film viene preso come nota molto importante, e non spoilerò,
Per cui il perdono sta alla base di tutto. Anche qui ha risvegliato in me tante cose, portando dentro di me tanta rabbia e tanto rancore negli anni. Io facevo tantissima fatica a perdonare le persone, ma proprio tante, tuttora la faccio. Vi lascio in descrizione il link per l'articolo del lasciare andare e le modalità che io utilizzo, e in più vi lascio il video della meditazione del lasciare andare, perché il lasciare andare fondamentalmente non è altro che il perdono. Penso che sia la cosa più difficile al mondo, perché non c'è stato mai insegnato come farlo concretamente. Si porta dietro un fagotto di roba pesante in una maniera assurda e non ha senso, perché la persona che noi odiamo continua a vivere la sua vita beatamente nel conforto e nella felicità del fatto che ci ha arrecato un danno e che quindi noi siamo arrabbiati, che noi la odiamo, ok? E quindi si crogiola in questa situazione. E noi invece continuiamo a stare male perché portiamo questo peso aberrante. E l'unico modo per far sì che l'altra persona non si crogioli in questa vittoria, e che a me personalmente ha aiutato, magari non è proprio ideale, perché il mio approccio è quello di perdonare pur di non far sentire all'altra persona questa vittoria. È una sorta di rivincita. Sembra un po' strana, però a me aiuta. Quindi non so se effettivamente è una giusta modalità, però di fatto io perdono comunque la persona, non è che è una cosa astratta, lo faccio veramente, perché le cose si riequilibrano. Quindi io abbandono questo fagotto, che lo vedo sempre come una corda allacciata allo stomaco, stretta, e dietro un carro enorme di roba, come la carta dei tarocchi, il 10 di bastoni. Quando prendo questo coltellino, taglio la corda e tutto cade nel dirupo, e nel momento in cui cade l'altra persona non ha più di che essere felice del mio male, ok? Si ritorna in una situazione di tranquillità, di equilibrio. Ed è qui anche il messaggio di Frankenstein. Portare tutto quel rancore e quell'odio per il proprio creatore non ha senso, a maggior ragione anche quando si comprendono le dinamiche dell'altra persona. Anche questo, mettersi nei panni degli altri, capire perché l'altra persona ci ha fatto quel male. Lo so che è difficilissimo, perché vorremmo solo che farli soffrire a loro volta, anche tante cose che ci fanno i nostri genitori. Se noi invece cerchiamo di capire perché loro si comportano in quel modo, quindi di risalire anche a quello che i nostri nonni hanno insegnato a loro e ancora e ancora indietro, ci renderemo conto che in realtà non fanno altro che trasmettere quello che gli è stato insegnato. Anche voi, se avete visto già il film e alcune parti vi risuonano, hanno svegliato in voi delle ferite, mi farebbe molto piacere che voi le condividiate con me, di modo che magari riusciamo a mettere insieme un puzzle un po' più complesso, a disposizione anche degli altri, per poter aiutare tutti quanti a vivere una vita più serena e felice. Io per oggi ho concluso, spero che il video vi sia piaciuto. Se gli argomenti vi interessano, vi ricordo che vi potete iscrivere al canale e mi renderete super felice. E niente, ci vediamo molto presto in un prossimo video. Ciao a tutti!